protestare, aiutarsi, sostenersi. Esempi di sacrificio che gli umani fanno l'uno per l'altro sono tantissimi, forse animati da un sentimento di giustizia o dal semplice bisogno di fare qualcosa per gli altri. Ma qual è il vero motivo evoluzionistico per cui ci aiutiamo a vicenda? Ciao Detective, io sono Alice e oggi siamo pronti per scoprire il motivo per cui gli umani sono così altruisti. Come mai anziché pensare solo alla nostra sopravvivenza, come d'altronde vorrebbe la selezione naturale, ci spendiamo per aiutare gli altri? Perché condividiamo cibo e risorse? Insomma, qual è il motivo per cui a volte ci sacrifichiamo per dei perfetti sconosciuti? La scorsa settimana abbiamo visto come l'altruismo, ossia sacrificare qualcosa in favore di qualcun altro, sia un atteggiamento piuttosto ricorrente in natura. Specie famose per il loro altruismo, come le formiche oppure le api, agiscono però in nome di un principio, quello di parentela. Più stretta è la parentela, più in queste specie gli individui si aiuteranno reciprocamente. Gli umani però, a differenza loro, non sono altruisti solo verso coloro con cui abbiamo un legame di parentela, ma anche verso persone che non c'entrano assolutamente nulla. Certo, per ogni medico senza frontiere c'è un magnate del petrolio, però il solo fatto che individui molto altruisti esistano rende in qualche modo la specie umana unica nel suo genere. Unica no, scusate, perché in realtà l'altruismo, come lo intendiamo per gli umani, ce l'ha anche un'altra specie. I pipistrelli. Uno studio condotto negli anni '80 e ripetuto recentemente dimostra che i pipistrelli non sono solo altruisti, ma che praticano anche la reciprocità. In natura esistono molti esempi di animali che sacrificano qualche cosa per ottenere qualcos'altro, ma questa non è reciprocità, questo è semplicemente uno scambio, come se fosse una trattativa commerciale. I pipistrelli compiono atti altruistici senza aspettarsi nulla in cambio. I pipistrelli vivono in grandi gruppi e in mancanza di cibo, gli adulti che hanno ottenuto sufficiente nutrimento per se stessi portano nutrimento anche ai membri del gruppo che non sono riusciti a farlo, non solo ai loro piccoli o ai parenti, ma a chiunque sia affamato. Stavo cercando di risparmiarvi la parte in cui dico che i pipistrelli rigurgitano sangue nelle bocche degli altri, però ormai il gioco è fatto. Quello che potrebbe sembrare un comportamento semplice, in realtà richiede un livello cognitivo molto elevato. Facendo questa donazione, i pipistrelli non vogliono qualcosa indietro nell'immediato, ma in realtà sanno che una persona che ha ricevuto una donazione di cibo terrà in memoria il favore concesso e, in un secondo momento, vorrà reciprocare. In ogni caso, però, questo si basa sul concetto che un giorno qualcuno ricambi, giusto? Gli umani in realtà non sono proprio così. Perché invece noi umani a volte ci comportiamo in maniera altruistica senza volere assolutamente nulla in cambio? Le spiegazioni sono tantissime, ma a controllare questo comportamento a livello evoluzionistico ci sono due principali fattori. Numero 1. La reputazione. Nonostante in pochi lo ammettano, una grandissima parte del bisogno di fare del bene deriva dalla reputazione che avremo nel momento in cui gli altri lo sapranno. L'idea è anche che chi ha una cattiva reputazione in società sia punito ed escluso, quindi messo in prigione, oppure semplicemente si troverà escluso dalla comunità e quindi indifeso. Invece, chi ha una buona reputazione non solo verrà premiato, ma avrà delle maggiori responsabilità. Un esempio potrebbe essere diventare sindaco di una città. Il modo in cui la reputazione rimane nel tempo è proprio attraverso lo stesso meccanismo dei pipistrelli, la memoria, ma soprattutto grazie alla trasmissione di questi ricordi, che ovviamente si basa su... Avete capito bene, il gossip. In gruppi che sono un po' troppo grandi perché tutti ricordino qualsiasi cosa, il gossip, cioè il parlare delle azioni delle altre persone, è fondamentale per mantenere la reputazione di questi fissa all'interno della comunità. Quindi pettegolezzi, non sempre, favoriscono l'altruismo. Numero 2. La paura. Come abbiamo accennato prima, il fare del bene aiuta a non trovarsi in situazioni spiacevoli, come in carcere o esclusi dal gruppo. La paura è un deterrente fondamentale per mantenere i livelli di cooperazione molto alti e far sì che la gente continui ad aiutarsi, perché appunto ha timore di rimanere esclusa se non lo farà. Studi antropologici hanno rivelato come di fronte alla richiesta di donare soldi in maniera completamente anonima, l'altruismo e la cooperazione diventino quasi nulli. Sia perché non c'è possibilità di costruire una reputazione, a meno che non si vada a dirlo in giro attraverso il gossip, ma anche perché non c'è il timore di una ritorsione nel caso in cui la donazione non avvenga. Ci sono però situazioni in cui la cooperazione rimane lo stesso, non importa la paura, non importa la reputazione, c'è chi aiuta gli altri, in maniera anonima. La paura non è innescata solamente dalla comunità circostante, ma anche da un concetto molto più mentale, l'idea dell'aldilà. Che sia inteso come religione, misticismo, energia nel pianeta, la credenza che le nostre azioni abbiano delle ripercussioni che vanno al di là della nostra sfera pratica fa sì che le persone in qualche modo desiderino fare del bene per paura delle ripercussioni future. Allo stesso modo un comportamento buono invece, in questo ipotetico al di là, verrà premiato. È
Ecco quindi che la paura di ripercussioni pratiche o psicologiche porta le persone al desiderio di fare del bene, anche quando appunto la reputazione e il gossip non entrano in gioco. Queste che abbiamo visto sono spiegazioni che si applicano al meglio se consideriamo la specie umana in quanto tale primitiva. Infatti gli studi antropologici ed evoluzionistici in questo settore vengono condotti su comunità indigene, che quindi hanno avuto poco contatto con il mondo occidentalizzato di oggi. Però fra tutte le spiegazioni trovate, reputazione e paura rimangono assolutamente salde anche nelle comunità più contemporanee e tecnologicamente avanzate. Questo è tutto per oggi Detective. Se vi interessa scoprire sempre più misteri su ciò che ci circonda, iscrivetevi al canale cliccando su uno dei bottoncini e ci vediamo ogni settimana con un nuovo mistero. Ciao!